La vacanza inizia bene e finisce male. Siamo rimasti bloccati fuori Levanzo perché c'è stato un problema con l'elica, si è rotto il parastrappi. Ciao a tutti! In questo video vi racconto la nostra esperienza di vela e apnea, una 3 giorni dedicata all'immersione in apnea nelle isole Egadi, dormendo e viaggiando a bordo di questa bellissima barca a vela. Spero di farvi percepire con questo video come il ritmo lento e silenzioso della barca a vela ci abbia permesso di rilassarci e di staccare la spina dalla vita di tutti i giorni. Il comandante ha appena effettuato una manovra di alto profilo. Stiamo ancorando per la sessione di apnea. Qui eravamo ancorati davanti il faraglione di Levanzo per la prima sessione di apnea. Il programma dell'esperienza prevedeva una sessione di apnea la mattina e poi una sessione di snorkeling il pomeriggio. Qui siamo su un fondale di 23-24 metri, i nostri allievi sono tutti di livello base e intermedio e l'obiettivo era quello di proporre 3 giornate consecutive in cui andavamo ad aumentare leggermente la profondità fino a raggiungere i loro massimali e superarli. Finita la sessione, pranzo veloce e ci mettiamo subito in navigazione con direzione Isola di Favignana. Favignana è la isola più grande delle 3 isole Egadi ed è quella con sicuramente il maggior afflusso turistico. Ha un grosso centro abitato e una vasta area pianeggiante con tante calette dove è possibile arrivare anche a piedi. Per un'esperienza più a contatto con la natura possibile abbiamo deciso di non dormire mai in porto. Quindi questo momento, tardo pomeriggio, è dedicato alla ricerca della caletta perfetta, quindi un luogo che abbia un buon ridosso da corrente, vento e onde, che abbia un buon fondale in cui è possibile ancorare e soprattutto che sia silenziosa e abbia anche un bel fondale per fare snorkeling. Sotto i cuscini, penso. Questa è la mia cabina, un po' scombinata. Questa è la barca. Abbiamo cucinino, frigo. Qua c'è il salotto, camera a prua, camera con letti a castello e le 2 camere a poppa. Quindi 8 posti totali, più qualche posto si può ricavare qui sul divano. Ciccio, fai un commento. Ho dormito bene. Hai mangiato male? Ho mangiato molto bene. Sono curioso di assaggiare il sugo alla salsiccia. Buono.
Eccoci, secondo giorno in barca a vela. Ci siamo svegliati da un'oretta, abbiamo fatto colazione. Siamo a Cala Pozzo Ponente a Favignana. Adesso ultimiamo i preparativi e molliamo l'ancora. Ci spostiamo verso una secca qui fuori per fare un po' di tuffi profondi. Il piano poi oggi è, dopo l'apnea, è attraccarci in una caletta a ridosso. Purtroppo c'è questo grecale già dalla mattina che continuerà ad aumentare, quindi la zona buona per ancorare non è troppo ampia. E troveremo un posto tranquillo, riparato, ancoriamo e cucineremo. Pomeriggio invece vorremmo andare a fare un po' di snorkeling in un relitto che c'è qui vicino, profondità circa 18 metri. Volevo andare a comprarlo così, ho detto no, aspetta, prima che lo compro devo capire esattamente qual è quello buono. Ma guarda, posso dirti, sto cuscino c'era mia sorella che me lo consigliava da non so quanto tempo, ma io ero sempre scettico. Ovviamente Vabbè. alle sorelle non gli si crede mai. Ma è quello con le puntine che ti... No, è quello con, Che fa così. con le onde, quindi ti va a coprire la parte Vai, sì. qui del collo. E Grazie. quindi ho chiesto informazioni a lei e lei mi ha detto uno vale l'altro. E lei ha detto ora non te lo dico più perché sono No, anni, no. te lo dico e tu E non quindi mi credi. Ma lei che fa, l'ho scusa? comprato. Insegnavo. Di cosa? Elementare. E chi ci rate con i cuscini? Perché ha problemi al collo? Ah. Sembrava fosse un medico. No. E quindi uno vale l'altro e ne ho preso uno su Amazon. Con 30 euro. Buono. Ci mandi il link così lo metto in descrizione. Questa è la nostra bellissima barca, è un 45 piedi, quindi circa 15 metri. E il vento oggi è perfetto per navigare a vela. Vento teso ma mare abbastanza calmo, quindi più tardi faremo qualche video per farvi provare l'ebbrezza della navigazione a vela. Vai. La nostra scimmietta. Qui siamo in un relitto a Favignana, 18 metri, mare perfetto, zero vento, guardate che spettacolo. Ma che hai fatto? Hai aperto i biscotti. Hai aperto i biscottini. No, però Biscottini dobbiamo mangiare. bio vegan. Zero zuccheri, choco chips. Io farei biscotto, Coca-Cola e caffè. E corvina. Con zucchero. Chiedili se vuoi, lo zucchero non c'è, però se vuoi. Non stai facendo il video come con questa cosa sulle spalle. E vabbè dai, che fa? Con la pazza di fuori in mutande. Come vediamo? Io che sembro una donna. Via comandante, capitano mio capitano. Vai! Sulle mani Favignana! Occhiata! Svegliati.
Sì, certo. Di nulla. Dario lava. Che piatta che c'è. Che spettacolo. Ora voglio mettere su YouTube tipo quando era buttato. Certo! Senti che fa? Questo è il trucco, questo è il 3 secondi del video, secondo me esatto. Shooting. Siamo quasi. Iniziano a scendere le lacrime. No, ora Vabbè, dai, le lacrime. nella barca. Allora, a me un po' dispiace sbarcare. Direi. Perché allora stamattina già stavo iniziando a prendere il ritmo giusto. Allora, ti parlo perché il primo giorno, proprio il primo giorno ero sfatto. Perché erano in acqua notte. Questo è tipo. Poi i preparativi per cucina, porta, carica, scarica, Quindi, per questo che alla fine diciamo, la sessione è stata per me bella impegnativa e quindi tutto il pomeriggio ero tipo Walking Dead. Magari ti senti anche un po' di responsabilità addosso. No, quello sono abituato, con loro in piscina quest'inverno mi hanno fatto dannare tra blackout e... Davvero? La vacanza inizia bene e finisce male. Siamo rimasti bloccati fuori Levanzo perché è stato un problema con l'elica, si è rotto il parastrappi. Quindi abbiamo fatto la traversata tutta a vela, c'era pochissimo vento. Adesso siamo qui in porto e ci stanno trenando verso l'ormeggio perché non riusciamo a governare la barca. L'elica è completamente andata. E così termina questo video e termina anche questa stupenda esperienza di vela e apnea con i nostri allievi. Avrei voluto che durasse di più, sia l'esperienza ma anche il video, ma devo dire che è stato veramente complicato doversi fermare, prendere il telefono, fare video. Preferisco sempre godermi al massimo l'esperienza, quindi mi sono dovuto un po' sforzare per portare su YouTube questi contenuti. Spero veramente che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima avventura.